Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Oggi vediamo insieme alcune espressioni che vi saranno molto utili nella conversazione di tutti i giorni. Perdonate la mia voce leggermente ovattata, ma sono un po' raffreddata, quindi oggi va così. Qui ho i miei appunti. Abbiamo parlato spesso di espressioni fisse per la conversazione informale e siamo sempre partiti direttamente dall'espressione fissa e poi abbiamo visto il suo significato. Oggi faremo il contrario, cioè partiremo dal suo significato per poi arrivare all'espressione fissa, più informale. Partiremo da una frase che è una frase di registro che possiamo chiamare standard, per poi passare alla frase fissa, all'espressione fissa che usiamo nella conversazione informale. Così vediamo entrambe le opzioni di comunicazione e voi potete avere più strumenti di conversazione. Iniziamo subito. Allora, la prima frase è non lo so proprio o anche semplicemente non lo so. Come possiamo dire questa cosa in un modo più informale? Possiamo dire non ne ho idea, non ne ho idea. Possiamo considerare questa frase come un'espressione fissa, vera e propria. Ne, in questa frase, significa di questo, cioè non ho idea di questo. Però la frase intera, non ne ho idea, può essere una frase che sostituisce la risposta non lo so, quindi possiamo considerarla una frase fissa, senza stare troppo ad analizzare la funzione di ne in questo caso. Va bene? Passiamo alla seconda frase, che è mi sono dimenticata. Come possiamo dire questa frase in un modo più informale? Possiamo dire mi è passato di mente. Mi è passato di mente. Questa frase significa mi sono scordata o mi sono dimenticata. Hai comprato il latte? Mi è passato di mente. Quindi qui stiamo usando l'espressione passare di mente. Qualcosa passa di mente. E il participio passato, quando usiamo il verbo al passato prossimo o a qualsiasi tempo composto, è sempre al maschile. Mi è passato di mente. Poi vediamo la frase successiva che è sono d'accordissimo con te. Tu mi dici una cosa e io ti rispondo sono d'accordissimo con te. Come posso dire questa frase in un modo più informale, più colloquiale? Posso dire sfondi una porta aperta. Sfondi una porta aperta. Questa è un'espressione idiomatica. Sfondare una porta aperta. Non c'è bisogno di sfondare una porta aperta, giusto? Quindi in questo caso assume il significato di essere molto d'accordo con qualcuno. Vediamo la frase successiva che è non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Questa è già una frase un po' informale in realtà, però c'è un modo più informale per dire la stessa cosa, perché ormai non vedo l'ora fa parte della lingua di tutti i giorni, non è sentita come una frase così informale. C'è quindi un'altra opzione per dire la stessa cosa, per esprimere questo sentimento di anticipazione in modo più informale, che è non sto più nella pelle, non sto più nella pelle, non vedo l'ora, non sto più nella pelle. Significa che non riesco ad aspettare, sono talmente avanti che sono uscita dalla mia pelle, letteralmente. Poi, se dico hai sottovalutato la situazione, come posso dire questa cosa in modo più informale?
Posso dire l'hai presa sotto gamba. L'hai presa sotto gamba. Significa appunto che hai sottovalutato la situazione. Sto usando il verbo pronominale prenderla sotto gamba. Quindi, quando usiamo questo verbo al passato prossimo, per esempio, ma questo vale per tutti i tempi composti, il participio passato è sempre al femminile singolare. L'hai presa, perché all'interno del verbo pronominale c'è il pronome la, che è invariabile. Ok? Poi andiamo avanti. Ho un forte mal di testa. Ho un mal di testa fortissimo. In quale altro modo posso dire questa cosa, ma in modo molto più informale? Mi scoppia la testa. Mi sta scoppiando la testa. Se la testa scoppia, significa che la persona ha un mal di testa fortissimo. È evidentemente un'espressione idiomatica perché il verbo scoppiare non è usato con il suo significato proprio, ma viene usato in un'altra situazione con un significato metaforico. Passiamo alla frase successiva, che è ho letto questo libro in pochissimo tempo. Ho letto questo libro in pochissimo tempo. Come posso dire questa cosa in modo informale, in modo colloquiale? Posso dire ho divorato questo libro. L'ho divorato. Quindi se dico ho divorato un libro, significa che ho letto quel libro in pochissimo tempo, velocissimamente. Questa frase, questa espressione idiomatica sottintende che chi divora un libro l'ha apprezzato molto. Passiamo alla frase successiva. Non voglio uscire, non ho voglia di uscire. C'è un'altra espressione per dire la stessa cosa che è un po' informale e forse la conoscete già, che è non mi va di uscire. Quindi questo è l'uso del verbo andare per esprimere una volontà o una non volontà. Mi va, non mi va. C'è anche un'altra espressione che possiamo usare che è essere in vena di, significa essere dell'umore per fare qualcosa, avere voglia di fare qualcosa. Quindi se dico non voglio uscire, ed è il registro neutro standard, per dire questo in modo più colloquiale, in modo più informale, posso dire non mi va di uscire e non sono in vena di uscire. Quest'ultima frase significa non mi va, non sono dell'umore giusto per uscire. Veniamo alla penultima frase che è questo è sicuro, non c'è dubbio. Sto parlando con una mia amica, questa mia amica mi dice Lucia ha fatto la scelta giusta e io rispondo è sicuro, non c'è dubbio, assolutamente sì, ha fatto la scelta giusta. Come posso dire tutto questo con un'espressione più idiomatica, più colloquiale? Posso dire non ci piove, non ci piove. Lucia ha fatto la scelta giusta. Non ci piove? Assolutamente sì. È sicuro, non c'è dubbio, in modo più colloquiale possiamo dire non ci piove. E infine, l'ultima frase che vediamo insieme è assurdo, è assurdo. Anche qui in una conversazione un vostro amico o una vostra amica vi dice qualcosa di scioccante o comunque di incredibile, di assurdo e voi esclamate è assurdo. Qual è un modo più colloquiale, più informale, più idiomatico
per dire la stessa cosa? Non sta né in cielo né in terra. Per dire è assurdo, dico non sta né in cielo né in terra. Significa appunto che la cosa che ho appena ascoltato è assurda e quindi non sta né in cielo né in terra, cioè non esiste da nessuna parte proprio perché è assurda. Questo è tutto per il video di oggi, spero di avervi fatto scoprire delle frasi nuove, delle espressioni nuove che potrete usare nelle vostre conversazioni di tutti i giorni con i vostri amici italiani o con la vostra famiglia italiana o con i vostri colleghi italiani. Grazie mille per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto! Ciao!